Molti anni fa, durante il mio primo inverno nel monastero, ero convinto che la crescita dovesse essere visibile. Pensavo che ogni giorno avrei dovuto sentirmi più forte, più saggio e più vicino alla pace. Ma accadde esattamente il contrario. Passavano le settimane, poi i mesi, e dentro di me sembrava non cambiare nulla. Ogni mattina meditavo, lavoravo nel giardino, studiavo gli insegnamenti del maestro. Eppure avevo la sensazione di essere fermo. Una sera, incapace di nascondere la mia frustrazione, andai dal maestro e gli dissi: mi impegno ogni giorno, ma non vedo alcun progresso. Lui sorrise senza rispondere. Si alzò lentamente e mi invitò a seguirlo. Camminammo fino a una piccola radura dietro il monastero. Lì c'era un giovane bambù. Era piccolo e sottile. Sembrava quasi uguale a come lo avevo visto mesi prima. Il maestro si inginocchiò vicino alla pianta. Poi mi disse: dimmi, secondo te, questo bambù è rimasto fermo? Io osservai attentamente. Direi di sì. Lui scosse la testa. No, è cresciuto ogni giorno, solo che non lo hai visto. Rimasi in silenzio. Allora continuò. Per anni il bambù costruisce ciò che nessuno può ammirare: le sue radici. Se crescesse troppo in fretta verso il cielo, il primo vento lo spezzerebbe. Quelle parole cambiarono il modo in cui osservavo la mia vita. Perché anche noi siamo così. Viviamo in una società che applaude solo ciò che emerge. Il nuovo lavoro, la promozione, il successo, i risultati. Ma quasi nessuno celebra il tempo invisibile. Le giornate in cui continui ad allenarti senza vedere cambiamenti. I libri letti quando nessuno ti osserva, le competenze costruite lentamente, le ferite guarite in silenzio. Eppure è proprio lì che nasce la persona che diventerai. Ricordo un uomo che arrivò al monastero dopo aver perso fiducia in se stesso. Aveva inviato decine di candidature, aveva studiato, si era preparato, ma ogni porta sembrava rimanere chiusa. Mi disse: forse sto perdendo tempo. Gli chiesi: sei davvero fermo, oppure stai costruendo radici? Mi guardò senza capire. Così gli raccontai la storia del bambù. Qualche mese dopo, tornò. Non aveva ancora trovato il lavoro che desiderava, ma era cambiato. Aveva imparato nuove competenze, aveva migliorato il suo carattere, aveva sviluppato una disciplina che prima non possedeva e soprattutto non misurava più il proprio valore con la velocità dei risultati. Qualche tempo dopo trovò finalmente il lavoro che sognava. Ma mi disse una cosa che non dimenticherò mai. Il vero cambiamento era avvenuto molto prima del contratto. Quante volte succede anche a noi? Pensiamo di essere bloccati. In realtà stiamo diventando più forti. Pensiamo di essere in ritardo. In realtà stiamo preparando il terreno. Pensiamo che il silenzio significhi assenza di crescita. Ma la natura ci insegna il contrario. Ad esempio, osserva un seme. Quando viene piantato, non corre verso la luce. Prima affonda nel buio. È lì che trova la forza. Anche nella tua vita esistono stagioni. C'è il tempo della semina, il tempo delle radici, il tempo della crescita e infine il tempo dei frutti. Il problema nasce quando pretendiamo il raccolto mentre stiamo ancora piantando. La pazienza non significa aspettare senza fare nulla. Significa continuare a fare ciò che è giusto, anche quando nessuno applaude, anche quando il mondo non vede, anche quando tu stesso dubiti. Perché ogni piccolo gesto lascia una traccia. Ogni pagina letta, ogni allenamento completato, ogni conversazione affrontata con coraggio, ogni mattina in cui scegli di rialzarti. Tutto questo diventa una radice. E più profonde saranno le tue radici, più in alto potrai crescere senza paura di cadere. Oggi voglio lasciarti una pratica molto semplice. Prendi un foglio, scrivi 3 cose che stai coltivando nella tua vita, anche se per ora nessuno le vede. Forse è una nuova abilità, forse è la tua salute, forse è la tua pace interiore. Poi guardale ogni settimana. Ricordati che non tutto ciò che cresce è immediatamente visibile.
Ricorda, il bambù non ha fretta di toccare il cielo, prima costruisce qualcosa di molto più importante. La forza di non cadere quando finalmente ci arriverà. Se questo messaggio ha risuonato in te, metti like al video, iscriviti al canale e scrivi nei commenti ciò che porterai con te.